Dopo aver allestito il cantiere con ponteggi e gru, abbiamo proceduto a demolire interamente il fabbricato, prestando ovviamente attenzione a non danneggiare la casa del vicino, pronti per iniziare finalmente la costruzione di quella che sarà casa mia. Questa è l'ultima cosa che rimane di casa mia. Queste sono le fondazioni. Ed eccoci dentro il nostro scavo. Tutto giugno, tutti i giorni piove. Tutto pronto per gettare le fondazioni. Stiamo per armare tutto quanto. Avevamo la necessità di rinforzare le fondazioni dell'edificio a fianco. Posso finalmente entrare in casa. Una volta demolito il vecchio rudere e smaltite le tonnellate di macerie che componevano casa mia, ricordate? Sono più pietre che mattoni ci sono. Abbiamo battuto il piano zero, il piano strada, fondamentale per completare lo scavo di sbancamento, profondo più di 1,50 m, lavorazione essenziale per poter iniziare finalmente la costruzione di casa mia. Questo dietro di me, questa sì che è una bella montagna di terra che abbiamo rimosso proprio per poter andare a edificare, a porre le basi di quella che letteralmente sarà casa mia. Le dimensioni sono nettamente superiori rispetto all'immobile antecedente, proprio perché abbiamo sfruttato quella che è la normativa del piano casa per poter ampliare sulla base del fondo quant'è le percentuali di edificabilità, e poi oltre a questo abbiamo recuperato la metratura, l'SLP, la superficie lorda di pavimentazione della tettoia fronte a casa, che diventerà ovviamente solamente più un porticato esterno per le attività esterne. Ed eccoci dentro il nostro scavo, 21 metri di larghezza per 8 metri di profondità. Adesso accendiamo le varie GoPro e ci riaggiorniamo, perché lasciamo lavorare anche i muratori. Seconda giornata di cantiere per proseguire il lavoro delle fondamenta, ed è incredibile, tutto giugno, tutti i giorni piove. Ma nel frattempo possiamo già vedere come ci siano stati degli avanzamenti significativi rispetto alla mattina di ieri. Infatti sono stati tracciati tutti i punti nevralgici, li intravedete con il segno rosa, e sono state già posate le armature principali di quelli che saranno i due cordoli che avranno il compito di sostenere l'intero edificio. Ovviamente nelle giornate seguenti andremo a continuare l'armatura e poi a preparare le vasche in cui verrà versato fisicamente il cemento. Eccoci qua nel gabbiotto di cantiere per vedere un attimino i progetti con Daniele, che è il capocantiere, nel senso responsabile dal punto di vista edile. Questo è il progetto. Noi siamo in una fase preliminare dove abbiamo dovuto realizzare uno scavo per poter appoggiare comunque le fondazioni, che in questo caso sono a una quota più bassa del piano del terreno. Essendo una zona depressa, sia il geologo che l'ingegnere hanno ritenuto opportuno fare delle fondazioni più basse. Questa qua sono le nostre fondazioni, giusto? Che andiamo giù. Esatto, circa 1,70 m. 1,70 m rispetto al piano campagna. Anche a livello sismico giustamente c'è un adeguamento delle dimensioni dei ferri e diametri, sezioni e interassi. Questo è quello che noi tra un po' andremo a vedere lì fuori, giusto? Quindi questo è il tracciamento con i colori che rispecchiano le varie altezze dei muretti che poi andranno a portarci al piano finito della platea. Abbiamo fatto lo scavo, abbiamo armato le basse fondazioni con
un'armatura a perdere, in questo caso realizzata con del polistirolo. Armando a perdere abbiamo utilizzato la terra per riempire i vari compartimenti per dare solidità al polistirolo. Oggi pomeriggio arriverà il beton calc e andremo a riempire tutti i travi di fondazione. Questi sono la travatura, le fondamenta vere e proprie, che siamo a 1,60 m sottoterra. Quello è l'isolante che è stato utilizzato come cassero. Sono fondazioni abbastanza comuni, salvo il fatto che la staffa comunque è doppia, quindi ha una staffa esterna più una piccola staffa interna per dare una stabilità e solidità alla fondazione. Dalle fondazioni vediamo uscire tutti questi ferri verso l'alto che sono le riprese che vanno a legare i muri alla bassa fondazione e poi a loro volta andranno poi a collegarsi con il primo solaio. Devono comunque collegare la bassa fondazione all'ultimo cordolo in alto. Infatti si vede che la sezione è sicuramente più importante rispetto all'armatura laterale. Quello che mi dicevi che c'è la doppia armatura, la doppia staffa, è quella lì piccolina in basso? Sì, che vediamo una staffa più grande che fa il perimetro esterno della fondazione e poi una staffa più piccola all'interno. Ok, sì, quindi che c'è uno scheletro centrale lungo tutta la lunghezza. Sono i casseri, ovviamente l'isolante utilizzato come contenitore per il getto che verrà fatto tra poco e ovviamente la terra che va a riempire. Avendo una fondazione così bassa, gli glue, comunque il cassero, il vespaio areato di altezze così importanti non esiste, è comunque difficile da reperire. Abbiamo dovuto intervenire in due soluzioni separate, nel senso fondazione, muretti, riempimento e poi però solitamente vespaio. Queste zone qua vuote rimangono vuote e vengono riempite in una soluzione più semplice, dove non abbiamo appunto l'imposizione dal geologo e dall'ingegnere di andare a un livello così basso. Diciamo che l'altezza della fondazione è finita. Come vedete, quelle zone che adesso sono piene di terra dovrebbero essere riempite con gli glue e si fa una platea unica appoggiata al terreno. Ok, sì, diciamo che qua, anche nell'ottica di andare a recuperare la montagna di terra che c'è alle mie spalle, nel senso che ovviamente abbiamo sfruttato la terra che abbiamo tirato via. È un materiale comunque drenante, quindi fosse stata una zona argillosa sarebbe stata tutta eliminata e si sarebbe riempito con del materiale drenante come naturale, pietre. Sì, pietre, ghiaia, eccetera. Invece in questa zona qua abbiamo la fortuna di avere un terreno drenante di natura e quindi utilizzabile e funziona bene per il nostro scopo. Signori, tutto pronto per gettare le fondazioni. Armatura preparata. Qua ci sono tutti i sistemi di fissaggio con quella che è l'armatura principale delle colonne. Vedete che è una sezione molto importante. Ovviamente solitamente che cosa si va a fare? Per quel che riguarda le fondazioni si va a mettere la pannellatura in legno, si va a gettare, poi si va a smontare tutto quanto. Noi per motivi tecnici, economici e di tempistiche abbiamo utilizzato dell'isolante. Infatti utilizzando l'isolante andiamo a isolare quelle che sono le fondazioni dal terreno sottostante. Ovviamente il ponte termico sottoterra è minimo, ma comunque, come si dice dalle mie parti, piuttosto che niente, le me piuttosto, nel senso che vado a garantire un isolamento termico per quel che riguarda il ponte termico delle fondazioni, visto che, come potete intuire, le fondazioni armate trasmettono bene quello che è il calore. Sono dei ponti termici spesso strutturali proprio perché hanno all'interno del ferro, e il ferro sappiamo essere un ottimo conduttore termico. Secondo motivo, per un discorso di tempistiche. Perché? Perché questo cassero qua lo vado a perdere, nel senso, questo isolante qua rimane ovviamente inglobato nella struttura. Non avrei dovuto quindi poi dopo la gettata aspettare che asciughi tutto, poi rismontare tutto quanto, che sono le lavorazioni classiche che si vanno a fare quando si va ad armare, no? A fare il cemento armato, si crea la pannellatura di legno, si getta e poi si va a rimuovere il legno. Così facendo noi andiamo a ottimizzare ovviamente i tempi. Ricordiamo che la parte abitabile dovrà essere circa 50 cm sopra dal piano strada, quindi noi siamo molto in basso. Solitamente le fondazioni che vanno giù 60 cm ovviamente non hanno bisogno di questo riempimento di terra, ma si va a sfruttare quello che è il classico igloo, il classico vespaio areato. Mentre così facendo noi adesso, una volta fatte le fondazioni, andremo poi a riempire e fare poi il vespaio areato, e da lì tutta la stratigrafia che proseguirà nelle prossime settimane. Però mi sembrava doveroso mostrarvi questo esempio particolare di fondazioni che siamo molto in basso, che come detto è una zona sensibile per quel che riguarda dal punto di vista sismico e la composizione del terreno, e fa riflettere come la casa di fianco, che era vecchia quanto casa nostra,
le fondazioni sono anch'esse alla stessa profondità, quindi alla fine una volta le cose le sapevano fare, infatti la casa a fianco è ancora tuttora in piedi. Siamo arrivati quindi qua al fondo e questo, livello 0, quindi a questa altezza qua, a grandi linee, sarà il piano abitabile della casa. Stiamo per armare tutto quanto. Quello che forse sentite in sottofondo è proprio il camion che andrà tra poco a gettare tutto quanto per quel che riguarda la muratura, le fondazioni di casa. Signori, finalmente ci siamo, ecco le fondazioni che stanno prendendo forma con la gettata definitiva. Hanno armato, adesso si tratta di buttare il cemento. Vi lancio una sfida. Qua abbiamo del ferro. Se volete sapere per filo e per segno quanti chili di ferro abbiamo utilizzato, quanti metri cubi di cemento, cioè tutto il materiale utilizzato, e soprattutto sapere i costi uno per uno, visto che è un lavorone importantissimo, questo resoconto lo farò solo se questo video raggiunge i 10.000 mi piace. A voi non costa niente, ma più questa rubrica va bene, più potrò darvi contenuti utili, esclusivi, per tutti coloro che vogliono ristrutturare. Quindi davvero clicca sul tasto mi piace, a te non cambia niente, ma a me dà una mano per diffondere quanto più possibile questo video, e se raggiungiamo i 10.000 mi piace vi porterò il resoconto economico filo per segno senza nascondervi nulla. Adesso però a già lavorare! Signori, eccoci, cemento gettato, fondazioni riempite e l'armatura è stata totalmente sommersa dal cemento che è diventato per definizione armato. Next step, andremo a creare dei cassoni in legno che verranno poi ovviamente a fine settimana riempiti a loro volta per armare quelle che sono le fondazioni. Quindi questa qua è la base di partenza, ci dobbiamo alzare. Se sul cordo dei bassi abbiamo utilizzato l'isolante lateralmente, andremo ovviamente a preparare delle casse vuote con il legno che poi andremo a smantellare, ma ovviamente basta che continui a seguire il video perché ti spiegherò tutto passo passo. Rieccoci, piccolo aggiornamento di cantiere. Come vedete, sia su questa parete che sulla parete laggiù in fondo è stato realizzato il castro ed è già stato gettato. Qua abbiamo già le mensole per quello che sarà il primo livello del marciapiede esterno. Ovviamente non so se lo intravedete, lì c'è un chiodo. Questo qua sarà il primo livello, ok, di tutto quello che sarà il getto di pulizia dell'intera abitazione. Da quel chiodo lì ci alzeremo di 30 e qua dentro faremo stare tutti gli impianti, così raggiungeremo i fantomatici 50 cm fuori terra, che è il livello abitabile. Questo è il castro, è già stato gettato, anche dall'altra parte sta venendo ovviamente smontato. Colgo l'occasione per farvi notare come è proprio durante la posa delle fondazioni che è stato posato il puntone della terra. Infatti, se voi guardate, questo cavo di rame corre proprio a contatto con la terra e poi troviamo 1, 2, 3 e 4 puntoni che servono proprio per garantire all'impianto elettrico una messa a terra ideale. Lì dovrà essere poi morsettato alla struttura, mentre qua vediamo che è già stato morsettata la struttura. Parete ovest e parete est sono già state gettate. Adesso andremo a preparare la casseratura di tutta la parete nord e verrà ovviamente gettata.
aggiornamento. Con la gettata che avete appena visto, il perimetro delle nostre fondazioni è stato effettivamente completato. Colgo l'occasione quindi per farvi vedere alcuni dettagli fondamentali. Questo che vedete sono 1, 2, 3 e 4 laggiù in fondo, e idem ce ne sono 4 dall'altro lato, sono le prese d'aria per quello che sarà il vespaio. Perché? Perché adesso nelle prossime settimane andremo ovviamente a finire con i setti intermedi e a riempire di terra. Ovviamente a questo livello qua ci sarà poi già il vespaio su cui andremo poi a edificare quelle che sono fisicamente tutte le stratigrafie di quel che riguarda casa mia. Altro dettaglio fondamentale si intravede qua. Questo spessore abbiamo previsto all'interno di questo gettata dell'isolante per tenere pulito il passaggio per quello che sarà lo scarico. Quindi prevederemo uno scarico che attraversa e passa tutto sotto le fondazioni e si ricongiunge con quest'altra colonna, così da raggiungere poi le fogne. Infatti questo è l'accesso dell'acqua potabile e qua in questo tombino qua abbiamo le fogne, quindi qua andremo a prevedere nei prossimi giorni già tutta la tubazione prima di proseguire con le coperture. Infatti proprio in queste fasi che è fondamentale già prevedere tutte le lavorazioni, gli impianti in maniera migliore possibile, così da ottimizzare gli spazi, i tempi e evitare problemi per quel che riguarda la stratigrafia degli impianti. Perché? Perché come ti mostrerò nel prossimo video, la scelta degli impianti è fondamentale farla inizialmente per definire gli spessori, la stratigrafia del pavimento, proprio per andare a gestire in maniera oculata tutto il cantiere. Dai, manca poco e le fondazioni saranno pronte. Adesso non ci resta che completare i setti interni. Eccoci arrivati a uno dei momenti conclusivi per le fondazioni. Infatti, dopo aver preparato il cassero, dopo aver armato in dettaglio tutti quelli che sono i ferri secondo il progetto, dopo aver preparato il cassero, ecco che arriva la gettata, il getto del cemento per andare a completare ovviamente la lavorazione del cemento armato, dove ovviamente troviamo tutta l'armatura che corre, ok? Ci sono tutti i vari ferri orizzontali, mentre in questo setto qua abbiamo solamente il primo livello di armatura, quindi solamente si lavora sul verticale, mentre qua l'armatura è stata completata con tutti i vari innesti, le varie barre orizzontali, barre che vediamo essere lì pronte perché bisognerà completare quella parte lì. Lì il cassero è stato bloccato a metà perché ci saranno i 3 gradini che andranno nel salone. Hanno disarmato il cassero al laterale, quelle sono le bocchette, perché a questo livello qua ci sarà tutto il vespaio. Infatti vediamo come è stato tutto preparato, scaricando il peso sulle strutture delle fondazioni principali. Dopo aver bagnato quello che è il contenitore legato alla gru, ovviamente adesso viene caricato perché dovremo andare a riempire questa parte di cassero dove ovviamente la betoniera non ci arriva. Una volta che il getto è stato fatto, vedete che passa l'operaio con questa attrezzatura qua che fa vibrare tutto il tetto, come già descritto prima, proprio con l'obiettivo di far fuoriuscire tutte le bolle d'aria e distribuire in maniera più uniforme possibile quello che è il calcestruzzo. Infatti potete notare come questo lavoro, quindi questa tubazione qua che vibra mentre va su e giù, vedete come qua ci troviamo con il cemento che quasi sta per strabordare rispetto all'asse di legno, mentre dove è già passato siamo già sotto l'asse di legno, un pochettino come si fa a casa, no? Quando versi il sale nella saliera, cosa fai? Batti per far sì che venga distribuito in maniera uniforme e così da recuperare ulteriore spazio. Questo per noi è fondamentale. Questa lavorazione qua viene fatta soprattutto laddove ho un setto verticale molto stretto, dove non ho modo di far respirare il cemento, proprio per permettere una deposizione uniforme. Infatti vedete che nel frattempo, mentre parlavo, il livello si è abbassato sotto l'altezza dell'asse di legno. Notate la differenza, questo è il primo getto, vedete come si è già tutta la parte pesante è già andata giù grazie alle vibrazioni e quindi è rimasto tutto bello liscio, mentre da questa parte, che il getto è appena stato fatto, vedete come è ancora tutto bello misto, ok? Tutto bello grezzo con i sassolini proprio in bella vista. Con il cemento in eccesso andiamo a riempire poi il setto che separa
i due edifici, perché qua abbiamo le nostre fondazioni con i nostri tetti, ma come vedete il cemento in eccesso è stato scaricato qua dietro perché avevamo la necessità di rinforzare le fondazioni dell'edificio a fianco, proprio laddove l'arco va a scaricare. L'arco scarica il peso dell'intero edificio, dovevamo garantire il giusto supporto. Infatti questo che vedete qua è stato totalmente riempito di cemento. Ovviamente tra i due edifici verrà poi posto sia dell'isolante termico, acustico e un giunto di dilatazione, perché la casa, come qualsiasi componente, come qualsiasi elemento, con il calore tende a dilatare, deve poter avere la sua elasticità anche a livello sismico, e ci sarà un giunto di dilatazione proprio tra le due pareti. Signori, ci siamo, fondazioni praticamente finite. Posso finalmente entrare in casa. Qua dove abbiamo preparato le fondazioni abbiamo già iniziato a riempire con la terra che faceva parte di questo cumulo. Perché? Perché siamo ormai alla fine di questo video, pronti per il prossimo, perché qua dovrà venire fuori tutto il terrazzo frontale fronte casa, un terrazzo che si allungherà per quasi 5 metri. Ovviamente dovremo fare tre cose: 1, togliere tutta la terra alle mie spalle e trasferirla nelle fondazioni qua dietro; 2, preparare le fondazioni per il terrazzo; e punto numero 3, andare poi a fare tutta la platea, quindi il vespaio con gli igloo, per partire con l'edificazione. Ovviamente oggi hanno concluso con gli ultimi tramezzi delle fondazioni, quello sarà quello lì del vano scale, qua ci sarà l'ingresso di casa mia, l'ultimo spezzone qua, e direi che sotto la pioggia, come è iniziato tutto il cantiere, possiamo dire terminato anche questo terzo macro spezzone, ossia le fondazioni. Siamo letteralmente per definizione solo all'inizio, solo alla base di quella che sarà casa mia. Quindi se non vuoi perderti i futuri video di avanzamento del cantiere, iscriviti al canale, attiva la campanellina, seguimi su Instagram, perché questo video qua verrà sicuramente pubblicato con un ritardo di un mese rispetto al reale avanzamento dei lavori, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao Ness! Non una ma ben 2 betoniere. E rieccoci, sono stato via 2 giorni ed è già cambiato tutto. Entrando fisicamente in casa troviamo il vespaio. Torniamo a vedere un attimino le lavorazioni, perché so che vi piacciono tanto.